Quest'oggi siamo per partire per un viaggio un po' particolare, un'avventura alla scoperta del cuore dei Balcani, ovvero Romania e Serbia. In particolare è molto sviluppato il settore medico, in particolare odontoiatrico. Infatti tantissimi studenti vengono qui, anche italiani, a studiare medicina, odontoiatria, tutte queste cose, perché è molto più facile entrare in queste professioni sanitarie. E infatti qui è pienissimo, proprio pienissimo di farmacie, policlinici, dentisti. Appena stati al Museo del Consumatore Comunista, cioè tutti resti di cose in epoca comunista. Quanto abbiamo pagato per questo pranzo? 3 euro a testa. Più centrale, l'Uta di Timișoara, con davanti l'opera che faceva uno spettacolo all'aperto così. Abbiamo mangiato da Dio, veramente da Dio, abbiamo pagato 7,50 euro ciascuno, cioè per me è un sogno ancora. Abbiamo preso in un panificio gli ishleri. C'è questa sinagoga che è grandissima e bellissima da fuori, soltanto che è stata in pratica abbandonata perché dopo la seconda guerra mondiale la maggior parte della comunità ebraica di Timișoara è emigrata verso Israele e quindi ormai è stata chiusa. Gratis perché il biglietto degli studenti è gratuito al Museo del Villaggio di Banat, che è la regione in cui si trova Timișoara. Sono un po' perplessa riguardo a questo museo, cioè si vede che l'idea è buona, ci sono tantissime case, soltanto che alcune mi sembrano proprio nuove, fatte col cemento bianco, poi è fatto un po' maluccio, cioè non è valorizzato bene, mancano, non lo so, le indicazioni delle case, a che periodo appartenevano, a che tipo di abitazioni erano, non ci sono informazioni in queste case. Światło gwiazd nie wypełnisz jej, a ja wiem na pewno to nie sen, że jest miłość, co nie kończy się, a ja wiem na pewno to nie sen, że jest miłość, co nie kończy się. Abbiamo lasciato il nostro appartamento qui a Timișoara, adesso ne andremo a Belgrado. Od Vardara do Triglava, od Čerdaha do Jadrana, kao miska sjajnog veda. Io perché abbiamo scelto di prendere questo pulmino privato di questa agenzia che è Tours, dovuto al fatto che tra Romania e Serbia fino a un anno fa passavano i treni, adesso sono stati sospesi per una questione comunque di confine e
quindi l'unico modo è attraverso questi minibus privati. Quindi abbiamo preso questo pulmino, sono venuti a prenderci a casa nostra, abbiamo passato la frontiera, quindi abbiamo dato i passaporti, ci hanno messo il timbro della Serbia per entrare e niente, adesso siamo in Serbia e quindi stiamo andando a Belgrado. Siamo arrivati qui a Belgrado. Abbiamo fatto il check-in nel nostro appartamento che si trova giusto a via Balkanska, che è una via molto centrale, famosa soprattutto perché ci sono un sacco di cappellerie e negozi di cappelli. Questo è il nostro buco di Belgrado, è letteralmente un buco perché infatti i letti sono qui. Quanti metri quadrati sono secondo te? Ottima risposta. Uvek si mi draga bila, domovino moja mila, Jugoslavio, Jugoslavio. Uvek si mi draga bila, domovino moja mila, Jugoslavio, Jugoslavio. Adesso siamo a Piazza della Repubblica, una delle piazze centrali, no, di Belgrado, e c'è tantissima, veramente tantissima gente. Poi io me la immaginavo molto più una città dell'est, invece è una città molto, molto moderna, molto occidentale. Tvoje šume, tvoja i more, volim tvoje ljude ponosne. Siccome le tariffe dell'Unione Europea ovviamente non funzionano, abbiamo comprato una SIM serba dove per 2,50 ti danno un piano settimanale con 10 giga e vabbè, insomma, un po' di minuti e messaggi. Oggi siamo carichi per andare ad esplorare il centro storico di Belgrado e le attrazioni principali. La città di Belgrado ha una storia quanto mai complessa e articolata. Essa infatti fu conquistata dai Celti, successivamente passò sotto dominazione romana per poi passare alle popolazioni slave e successivamente ai turchi per poi venire riconquistata ancora dalle popolazioni slave. Durante questi passaggi è centrale la figura della fortezza che stiamo visitando, ovvero la fortezza di Kale Megdan, un nome che fu dato dai turchi che significa appunto fortezza della battaglia. È importante sapere della fortezza che essa fu costruita con delle pietre bianche ed è proprio da questa particolarità che la città di Belgrado prende il nome, perché essa ha dato il nome a Belgrado dall'antico Beligrad, che significa appunto città bianca, dai mattoni bianchi che vennero usati per la fortezza, che divenne poi Beograd e quindi Belgrado. Stiamo assaggiando il burek. Abbiamo fatto un pranzo, cioè che abbiamo speso 1,40 € a testa. Però il posto era bellissimo, è una panetteria, ma è un posto di lusso, bellissimo. Avete mai riempito l'acqua da un cane? Ora sì. Siamo al tempio di San Sava. Wikipedia dice che gli interni al 2019 sono ancora non ultimati. La realtà è che sì, sopra non si può entrare alla chiesa perché non è finita e ci sono tutti i tendoni ed è chiusa, però si può entrare sotto alla cripta, che è questa. Troviamo a Zemun, che è un quartiere un po' particolare della città perché è rimasto più a lungo rispetto al resto della città, alle altre zone, sotto l'impero austro-ungarico.
questo quartiere di Zemun è davvero un quartiere bellissimo, particolarissimo e sembra di stare proprio in un'altra città, cioè per un attimo ti dimentichi che stai a Belgrado. Daj mi osmijeh blagi, pruži srcu sreću, da bi srećna ko nekada bila. Mene si želeo, Quanto è Belgrado questa cosa? drugu si voleo, ti si tako teo da za naše sreće dve prođe sve, dragi prođe. Questo hamburger più queste patatine più la bibita al centro di Zemun costa soltanto 2,40 €. Dopo i turchi, Belgrado passò sotto il controllo dell'impero austro-ungarico e dopo la prima guerra mondiale è sostenuto nel regno di Serbia. Durante la seconda guerra mondiale la Serbia fu invasa dall'Asse e nacque dopo l'invasione dell'Asse la Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia guidata dal partigiano Tito che accoglieva tutta la Serbia e i paesi confinanti con la Serbia. Infatti in questo museo, che è il museo della Jugoslavia, ci sono tutto ciò che riguarda appunto la vita di Tito, tutti i regali che furono fatti a Tito in quanto la Jugoslavia era un paese non allineato e quindi hanno mostrato tutti i vari regali che furono fatti da tutti i vari paesi, dalla Russia, dall'Unione Sovietica all'America, insomma un sacco di cose. Dopodiché all'indomani dei vari nazionalismi che iniziano a sorgere verso le varie etnie che confluivano all'interno della Jugoslavia, ogni territorio chiese l'indipendenza e tuttora infatti abbiamo tanti stati diversi e ancora oggi la Serbia ha dei problemi con questo, infatti la questione del Kosovo è ancora aperta. Abbiamo scoperto due cose molto interessanti. La prima è che Tito aveva fatto costruire questo treno gigantesco chiamato Blue Train, nel quale girava con la moglie in giro per tutti i paesi a incontrare persone, leader, celebrità, parlando degli ideali dei paesi non allineati. E poi abbiamo anche scoperto, molto interessante, che al funerale di Tito quasi tutto il mondo, eccetto forse una decina, quindicina di paesi, mandò delegazioni a portare i saluti alla salma di Tito. Cos'è cagata a mano? L'ultima volta. Radimo složno, stići će. Questa può sembrare una pallina, e invece ci sono decine di Tesla. Il fatto che qui a Belgrado vadano molto fieri di questa figura di Tesla lo si vede anche nel fatto che gli hanno dedicato un sacco di cose, cioè dall'aeroporto alle strade, al museo, cioè davvero un sacco di roba. Però in realtà Tesla non è neanche nato qui in Serbia, cioè è nato da una famiglia di origine serba, però è nato nell'attuale Croazia. È pur vero che quando è nato lui sotto l'impero austro-ungarico era tutto lo stesso territorio, però alla fine lui condivide poco con Belgrado vera e propria. Zastava naša ponosom bije, gradimo oče sve što nam treba, a kad kraj vatre prolomi pesma, čuje se tada čak i do neba. Questa moschea che stiamo per vedere è l'unica rimasta delle tantissime moschee che c'erano qui a Belgrado durante il periodo ottomano, perché a seguito della cacciata poi dei turchi e poi successivamente delle guerre jugoslave la comunità islamica poi è diminuita drasticamente. Oggi mangiamo la cara Georgieva, questo mega paninone con questa cosa di pollo fritto lungo da qua a qua, costa soltanto 2 euro.
fronte a noi c'è l'isola di Ada Cigallia ed è di solito il posto dove tutti gli abitanti di Belgrado vengono al mare, cioè a farsi il bagno nel fiume tra il Sava e il Danubio, ovvero quello che faremo noi adesso. Grande ristorante a Belgrado. Fa. Questo qui è il Danubio, stiamo facendo il bagno del Danubio Sava. Certamente non è pulitissima, però il bagno nel Danubio si fa una volta nella vita. Giusto? Com'è? Una basta. Dalla sponda del fiume dove stavamo prima stiamo andando all'isola, cioè quella che probabilmente è Ada Cigallia. Comunque, cioè, stanno qui a Belgrado, davvero una figata pazzesca, cioè, non lo so, internet ti fa sembrare che è una città, non lo so, sottosviluppata, con la guerra, con tante cose che non vanno. Poi vieni qui e non ha niente da invidiare alle capitali europee, cioè davvero è bellissimo il posto, l'ambiente, le attrezzature. Certo c'è ancora qualcosa da migliorare, però davvero quello che viene raccontato su Belgrado a me è sembrato essere veramente tante cose false. Oggi stiamo lasciando Belgrado per andare a prendere il pullman per andare a Niš. Volim veče i svanuće, volim dragu kača kuće, volim pute rozne staze, zaljubljeni put prolaze. Adesso siamo all'interno del campo di concentramento qui di Niš, che fu un campo di concentramento nazista ed è importante comunque perché qui fu organizzata una delle prime fughe di massa dove 105 prigionieri internati scapparono da questo campo di concentramento. Viju vali, Dunavom se kreću, u izgnanstvu u logoru, drugovi se sreću. Siamo andati in questa kafana, in questa trattoria, abbiamo mangiato questo piatto tipico che era tipo una zuppa di fagioli e salsiccia, ma era buonissimo, davvero penso il piatto serbo più buono che abbiamo mangiato in assoluto. Abbiamo speso tipo 4,30 € ciascuno. Questo dove stiamo entrando adesso è la Torre dei Teschi, ovvero una torre costruita con tutte teste umane che appartenevano a dei soldati serbi. Queste teste furono fatte tagliare dai soldati ottomani durante la conquista ottomana della Serbia. I live by your rules every single day, but some things are written in my DNA. But when I taste rakia, in my head anarchia, back to original shape. I just cannot escape from Balkan, but the Balkan, but the Balkan, Balkan, but the Balkan, no escape from Balkan, but the Balkan, but the Balkan, Balkan, but the Balkan, no escape from Balkan, but the Balkan, but the Balkan, Balkan, but the Balkan, no escape from Balkan, but the Balkan. Buongiorno Niš, oggi è il nostro ultimo giorno qui A Niš. in Serbia
E niente, tra un po' quindi pranzeremo, avremo l'aereo e torneremo a casa oggi pomeriggio. Due veloci considerazioni sulla Serbia. A mio parere è un posto davvero bello, davvero interessante e merita davvero di essere visto come qualsiasi altro posto turistico in Europa, e davvero mi dispiace che venga così screditato, sottovalutato, vengano fatti tanti pregiudizi sulla Serbia, su Belgrado, su Niš. Davvero mi dispiace perché sono posti davvero fighi, cioè davvero belli, che meritano davvero di essere visti, di essere visitati. Il turismo va incentivato e davvero consiglio a tutti di venire in Serbia perché è un bellissimo posto. Quindi niente, ci vediamo al prossimo video. escape from